Un attacco di panico è un'esperienza traumatica. Perdita di controllo all'improvviso, angoscia incontenibile, un terrore totalmente irrazionale, senza un motivo particolare. Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Chi ha provato l'attacco di panico racconta di una sensazione orribile, di una profonda confusione mentale. Ma vi siete mai chiesti quali siano le origini di questa parola così inquietante, panico, e come sia giunta fino a noi? Scopriamolo insieme. La parola panico ci è stata tramandata dalla mitologia greca. Viene dall'aggettivo panikos, che significa relativo a Pan. Sì, ma chi era Pan e cosa c'entra con l'attacco di panico? Beh, dovete sapere che Pan è un antichissimo dio greco, presente in molti racconti. Anche se non è un vero e proprio dio classico che risiede nell'Olimpo, la sua è una storia un po' complicata. È stato abbandonato dalla madre per l'aspetto deforme, infatti è metà uomo e metà caprone, con tanto di zampe, zoccoli e corna. Il busto però è umano, il volto è barbuto e dall'espressione terribile. Vive selvaggio in mezzo alla natura, tra i fitti boschi dell'Arcadia, è il dio dei pascoli e delle selve. Ma il nome Pan in greco significa tutto, è il dio dell'origine della vita. Suona il flauto con passione e rincorre le povere ninfe con un'esuberanza sessuale che mette paura. Anche i viandanti lo temono. Sì, perché Pan non ama essere disturbato. Se qualcuno si avvicina troppo, emette urla terrificanti che lo fanno scappare in preda al terrore. È da questo mito che nasce il terrore panico che tutti conosciamo, quella paura improvvisa e senza controllo che annebbia la ragione. Spero come sempre di non avervi annoiato troppo. Lasciate magari un commento qui sotto e valutate l'opportunità di iscrivervi al canale. Parleremo di tante altre parole interessanti e sarebbe un vero peccato perdersele. Attivate dunque la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati. Pan personifica l'istinto, la forza grezza della natura. È il responsabile degli incubi a sfondo sessuale. Ma con l'avvento del cristianesimo il suo destino è segnato. Plutarco racconta che Pan è l'unico dio a morire. Col rifiuto della sessualità e degli istinti, la sua morte è inevitabile. Il suo aspetto viene utilizzato per creare l'immagine di Satana. Quando dunque viviamo nell'angoscia e nel terrore, sconvolti da un attacco di panico, cerchiamo nelle origini in quel mito antichissimo che nasce tra i boschi, mentre racconta di un dio ripugnante e rifiutato da tutti, che urla gagliardo la sua rabbia straziante, prima di spirare per sempre e rinascere demonio.